Benvenuti, cercatori di verità che camminate tra luci abbaglianti e ombre capricciose, in una nuova edizione di Segreti Turchi. Nelle ultime settimane il firmamento scintillante dello spettacolo turco non ha tremato per gli applausi, ma per un mormorio ostinato, un soffio di sospetto diventato vento, poi tempesta. Al centro di quel vortice, suo malgrado, c'è Mahsine Merabet, la donna che il pubblico ha imparato ad amare per l'eleganza senza sforzo, per la grazia con cui attraversa set, red carpet e quotidianità. Nel frastuono delle congetture, c'è chi ha scambiato il suo riserbo per ammissione e il suo silenzio per resa. Ma stasera non siamo qui per nutrire pettegolezzi senza volto. Siamo qui per raccontare come un uomo, Cenk Torun, ha piantato i piedi contro vento, difendendo ciò che è giusto e ricordando a tutti che, prima delle voci, vengono le persone. Prima che entriamo nell'occhio del ciclone, vi invito a iscrivervi, ad attivare la campanella e a sostenere questo spazio. Se credete che la verità debba parlare più forte della maldicenza, fatecelo sentire. Perché questa non è solo cronaca rosa, è la cronaca del coraggio. I social, quella piazza sconfinata senza procedure e spesso senza pietà, hanno rimbalzato insinuazioni su presunti attriti sul set, su scelte professionali fraintese, su tensioni dipinte con pennellate più scure del necessario. Una frase strappata al contesto è diventata un urlo, uno sguardo stanco, una colpa, una correzione di orario, una rivolta. Quando l'eco si è fatta assordante, Mahsine ha compiuto un gesto che pochi compiono quando la folla pretende una reazione immediata. Ha scelto di non rispondere. Non fuga, non cedimento, piuttosto uno spazio di respiro, un atto di lucidità. Eppure, nella pausa, i titoli hanno affilato gli artigli. Il suo tacere è stato letto come ombra, la sua compostezza come ammissione. Si è confuso il rispetto per i tempi del cuore con l'astuzia del colpevole, e quella confusione è dilagata con la velocità di uno screenshot. Poi, come chi aspetta il momento esatto in cui una sala colma trattiene il fiato, è arrivato lui. Cenk Torun, l'uomo che alla frenesia risponde con fermezza, che al clamore contrappone la sostanza, si è fatto avanti. Non è sceso in campo con frasi di circostanza, né con parole lucide e vuote, ha portato con sé la gravità discreta di chi parla perché sente il dovere, non perché sente il microfono. All'ultimo evento, nel corridoio stretto tra telecamere affamate e microfoni protesi come onde in cerca del fragore, Cenk ha smontato la scenografia del fraintendimento. Senza schivare, senza fingere lontananze, senza smussare affetti per quieto vivere, si è rivolto allo sguardo freddo delle lenti che avevano già scritto la conclusione. E con la sua cadenza calda, con quella calma che disinnesca, ha detto l'unica cosa che aveva senso dire, che la caricatura costruita su Mahsine non gli appartiene, non corrisponde, non esiste nella loro storia. Ha parlato di anni condivisi in trincea artistica, di mattine ghiacciate passate a provare finché il dialogo non scorreva come acqua pulita, di notti in cui l'ultima luce si spegne quando la verità di una scena finalmente brilla. Ha raccontato la dedizione che il pubblico intuisce ma non vede, la disciplina che non fa rumore ma regge tutto il peso. Ha ricordato che il rigore di Mahsine non è un numero da esibire, ma una struttura interna. Una spina dorsale invisibile che tiene dritti i giorni anche quando la fatica vorrebbe piegarli. Poi, con un sorriso breve e un lampo di fierezza nello sguardo, ha aggiunto che certe parole gonfiate online non sono altro che equivoci gonfiati di più, e che nei corridoi ad alta pressione basta una virgola fuori posto perché qualcuno disegni un caso dove c'era solo un respiro. Il cuore della difesa è arrivato come un colpo di luce netto. Cenk ha ammesso ciò che tanti fingono di ignorare. Il successo è una lama a doppio filo. Se lo indossi abbastanza a lungo, ogni sospiro si trasforma in titolo, ogni rinvio di scaletta diventa scandalo, ogni sorriso stanco viene letto come disprezzo. Eppure non siamo hashtag, non siamo parole chiave da inseguire, siamo persone. La reputazione non è un giocattolo, la dignità non è merce da usare per comprare click. Quelle parole non avevano il profumo di una nota stampa né il luccichio finto di discorsi imparati a memoria. Erano colate giù come verità riconoscibile, come qualcosa che il pubblico sente prima ancora di capirlo.
In poche ore, la corrente ha iniziato a cambiare direzione. Laddove si stava per scivolare nel giudizio facile, molti hanno ritrovato una sponda, la voce di chi conosce davvero la donna dietro il personaggio. Qui a Segreti Turchi ci fermiamo un istante per riconoscere questa presa di posizione. In un ambiente dove spesso è più comodo restare dietro le quinte per non rischiare, Cenk ha preferito giocarsi la faccia, e l'ha fatto con una semplicità che fa più rumore di 1000 slogan. Vi chiediamo, dovrebbero più celebrità intervenire quando i colleghi sono nel mirino? Oppure è meglio non esporsi? Ditecelo nei commenti. E se apprezzate questa analisi onesta e appassionata, sosteneteci come potete. La vostra presenza, il vostro ascolto e il vostro incoraggiamento rendono questa conversazione possibile e viva. Perché quando la tempesta infuria, la chiarezza serve due volte, a chi viene travolto e a chi guarda da casa. Intanto, le notizie che ci arrivano dall'entourage della coppia parlano chiaro. Attorno a Cenk e Massine è scesa una piccola pace. La pace che si posa quando finalmente qualcuno dice ciò che andava detto. Non tutte le battaglie si vincono urlando. Alcune si vincono scegliendo il tono giusto. E se questo è stato il primo scudo alzato, non sarà l'ultimo. Si mormora che Massine, con quella prudenza che non è paura ma cura di una carriera costruita con pazienza, stia preparando una risposta completa. Non la solita schermaglia in piazza virtuale, non il botta e risposta che infiamma un'ora e inaridisce un anno, una risposta pensata davvero. Assistita dal suo team legale, sostenuta dai consulenti di comunicazione e guidata soprattutto dalla propria esperienza, sembra pronta a parlare. Non per alimentare scintille, ma per tracciare la mappa, fatti, date, contesto, quei dettagli che, se non vengono raccontati, qualcuno li riempie con fantasia di seconda mano. C'è un tempo giusto per ogni cosa, soprattutto quando le parole viaggeranno su milioni di schermi e resteranno incise negli archivi digitali. Lo sa bene lei, che da artista sa anche aspettare la pennellata finale, quella che non aggiunge solo colore, ma senso. E mentre la sua voce si prepara, un altro elemento ha preso il centro del palco, la loro storia d'amore. Non una favola di cartone, non una cartolina senza pieghe, ma un legame che il pubblico ha imparato a scrutare con quel rispetto curioso riservato alle coppie che sembrano attraversare il riflettore senza ferirsi. Lontano dalle telecamere, raccontano i vicini di vita, sono bussola l'uno per l'altra. Una sincerità gentile fa da regola, un rispetto concreto tiene insieme giorni pieni di ambizione in cui nessuno rema contro. Dove altri subirebbero la gelosia, loro la trasformano in fierezza reciproca. E dove altri si perdono nel confronto, loro si ritrovano nella complicità. È vero, le chiacchiere hanno trovato benzina proprio nella scia del successo. Progetti recenti, un pubblico in crescita, quella visibilità che cambia un'esistenza in una notte e che, nella stessa notte, attira l'invidia. Ma Cenk non ha vacillato. Nello sguardo di chi lo ha osservato dal vivo c'era la calma di chi non intende lasciare nessuno che ama in pasto al lupo del sospetto. Ha descritto Massine non come un'idea astratta, non come un marchio da proteggere, ma come una donna che intreccia il proprio impegno in ogni scena, in ogni scelta, in ogni pausa studiata. L'ha raccontata con la fierezza di chi sa che il talento è una fiammella che si nutre di olio buono, e che quell'olio è la dedizione quotidiana, gli errori riconosciuti, i confini rispettati. E adesso tutti guardano a ciò che verrà. Come articolerà la sua risposta Massine? Partirà dai dettagli, come chi smonta una storia passo dopo passo, o preferirà un racconto intero, in cui fatti e sentimenti convivono senza ostacolarsi? La tensione vibra come una corda di violino trattenuta prima dell'archetto. Ma attenzione, non è solo la danza tra crisi e replica a interessarci qui. È la domanda più grande che si affaccia ogni volta che due persone provano a costruire una vita all'interno di un oblò che non si chiude mai. Cosa significa proteggere ciò che è intimo quando l'esterno pretende accesso totale? Cosa significa ricordarsi di essere umani quando la platea mette a fuoco ogni tremito, ogni incertezza, ogni stanchezza? Perché la morale è meno complicata di quanto sembri, dietro il nome noto c'è una persona,
Dietro il viso che appare nelle foto c'è un battito vero, e dietro l'applauso ci sono nervi che, sotto una luce sbagliata, possono sfilacciarsi. Dimenticarlo significa dimenticare perché amiamo le storie, perché ci innamoriamo degli sguardi che raccontano più delle frasi e perché, quando qualcuno come Cenk sceglie di parlare, la stanza si fa più silenziosa per ascoltare. Noi saremo qui quando Massine romperà il silenzio. Saremo qui a fissare le parole al suolo, a leggerle per ciò che dicono e non per ciò che conviene capire. Saremo qui a ricordare che la responsabilità più grande di chi guarda è proprio quella, guardare davvero. Per ora, rimane l'immagine nitida di una difesa senza fuochi d'artificio ma piena di sostanza, e rimane la certezza che il prossimo capitolo non sia scritto dall'improvvisazione ma dalla chiarezza. Segreti Turchi vi ringrazia per essere rimasti con noi all'interno di questa tempesta che ha rivelato non solo il vento contrario, ma anche la direzione. Iscrivetevi, attivate le notifiche, condividete questo racconto con chi crede che la fama non debba cancellare la gentilezza. Restate con noi, quando la voce di Massine si alzerà, vogliamo essere insieme a voi, in prima fila, per ascoltarla senza filtri e senza rumore di fondo. Fino ad allora, custodiamo ciò che conta. La misura delle parole, il valore della lealtà, l'idea che anche nel mondo più brillante ci sia bisogno di buonsenso e cuore. A presto, da Segreti Turchi, dove le luci non servono per abbagliare, ma per vedere meglio ciò che, a occhi distratti, si confonde.